facendo, è finita qui. Ma io non ci posso credere ragazzi, ma non ci posso credere. Inter 0, Monza 1, è finita qui. 11ª sconfitta in campionato. Ma che cosa ho appena visto? Non riusciamo a metter dentro un pallone da 1 metro. Chiunque viene a San Siro oggi consapevole che con noi può far punti, può far l'impresa. Chiunque oggi affronta l'Inter consapevole che può fare un pezzo di storia, una neopromossa, una squadra di metà classifica. Cioè, potrei prendere il commento delle ultime 10 partite e replicarlo di partita in partita e non si noterebbe la differenza, perché è sempre, sempre, sempre la stessa storia. Fate finire prima possibile questo campionato, per favore. Fate finire questo campionato perché non se ne può più. Ormai dobbiamo concentrarci sulla Champions. Dobbiamo concentrarci sulla Champions e poco altro. L'Inter perde con gol di Caldirola. Ancora una volta Caldirola all'andata, poi era stato un autogol su quel 2-2. Al ritorno a San Siro ci mette la testa su un calcio d'angolo dove Bastoni, io adesso non voglio prendermela con il singolo perché ancora una volta questa è una partita ingiudicabile. Una marcatura di Bastoni, io penso che in difesa vedere una cosa così deve essere preso questo video e mostrato e rimostrato all'infinito, perché non è accettabile lasciare da solo totalmente poi Caldirola battere di testa e segnare, ma l'errore è a monte. Questa è la solita partita dell'Inter in campionato, è la solita partita in cui dicevo in diretta, io ormai ho visto e penso che tutti lo abbiano capito ormai, non è che ci vuole un genio a capire questo, che con l'Inter oggi ti basta tenere 45 minuti, se tu tieni 45 minuti sullo 0-0, poi nell'Inter comincia lo psicodramma, comincia la frenesia di andare tutti in avanti, tutti in area di rigore, tutti all'attacco e poi prendi il contropiede. Loro, gli avversari dell'Inter ormai sanno che tanto tu davanti non segni, o se segni comunque ad un certo punto prima o poi un gol riesci a farlo contro questa Inter. Quindi ogni squadra sa che se riesce a tenere 45 minuti, poi comunque alla fine un modo per farti un gol lo trovano, perché dietro siamo un qualcosa di davvero pessimo, di davvero pessimo. Io oggi la partita è sempre la stessa. Oggi non ha ancora parlato Inzaghi, so già quelle che saranno le sue dichiarazioni. Saranno già dichiarazioni di un Inter che ha tirato in porta, adesso vado a vedervi il dato in tempo reale, credo 27 tiri se non ho fatto male i conti, 27 tiri di cui 6 di questi sono andati in porta, il Monza ne ha fatti 7. Si parlerà di nuovo degli expected goals, l'Inter 2.09, il Monza 0.73, ma poi i numeri, quelli che ci interessano di più, sono altri. Il tempo delle partite con tante occasioni del gioco da generare, quel tempo è finito da un bel po'. Oggi sarebbe il tempo di fare i punti anche sporchi, anche senza meritarli, e noi non li facciamo più. Pareggia il Milan con il Bologna, c'è l'opportunità di superare di nuovo il Milan e riportarsi nelle prime 4. Pareggia il Napoli. Sapevamo che il turno di Champions ti porta tante difficoltà, inevitabilmente. Quest'Inter evidentemente non ha una rosa per poter reggere tutte e tre le competizioni che sta portando avanti, non ha la rosa per poter reggere a questi livelli per tutta la stagione, ma non potete nemmeno dirmi che ha una rosa che perde 11 partite in campionato e che si ritrova ancora una volta. Adesso sto vedendo la classifica, l'Atalanta quota 48, in caso di vittoria si riporta a 51 come noi, la Roma può andare a 56, quindi a più 5 su di noi, il Milan a 53 rimane 2 punti sopra l'Inter, quindi guadagna un punto nonostante il pareggio, e la Lazio ormai è scappata a più 10. Oggi l'Inter è fuori dalla Champions, lo è meritatamente. Un Inter che se sai di non riuscire a vincere, porca di quella miseria, almeno non perderle questo tipo di partite. Oggi era una partita da stravincere, assolutamente da stravincere. Però la partita è sempre quella. No, però Mafia, non ho detto che l'Inter non ha rosa da quarto posto. Io ho detto che l'Inter non ha, secondo me, una rosa per mantenere il livello alto in tutte e tre le competizioni, quindi per lottare fino in fondo in tutte e tre le competizioni non credo ce l'abbia. Però allo stesso tempo non ha nemmeno una rosa
che si può permettere questo tipo di risultati qui. Su questo, da quarto posto almeno credo che ce l'abbia, quello sì. Non ho detto che l'Inter non è una squadra da quarto posto, ho detto che è una squadra che inevitabilmente in un periodo così va in difficoltà. Però gli errori sono nati prima, sono nati anche dal fatto che ci ritroviamo poi ad affrontare una partita come questa con un giocatore come Aslani che ha giocato meno della metà dei minuti che ha giocato Rovella dall'altra parte, e quindi oggi va in campo dal primo minuto un Aslani che, per carità, non è che ha fatto una brutta partita, però inevitabilmente non ti dà quel livello non ti dà quel livello che ti dovrebbe dare un giocatore che, se coinvolto prima e meglio, avrebbe potuto farti molto molto di più, per esempio. Ma questo è uno degli esempi. Io vedo una squadra che con Lukaku, Correa, Dzeko e Lautaro non riuscire a metter dentro una palla, che sia una davvero, è una roba imbarazzante, è una roba davvero imbarazzante. Anche stasera di occasioni sono state anche create. Parlando un po' di partita, per chi si fosse perso, ma non me la son presa con Aslani, Sal, non travisate quello che ho detto. Ho detto che ci ritroviamo in una situazione in cui dobbiamo fare delle rotazioni, le rotazioni le facciamo con giocatori che vengono inseriti per forza senza che prima siano stati mai buttati in mezzo. E oggi Aslani il suo lo ha fatto, non è stato incisivo quanto magari ci si poteva aspettare, anche perché non ha avuto mai la possibilità di giocare, quindi oggi era difficile anche valutarlo. Quindi questo non è un accanirsi, non ho detto nulla contro Aslani, non travisiamo le parole. Comunque, io credo che la partita di stasera, se la giudichiamo in maniera, cerchiamo di giudicarla più a freddo, poi domani me la riguardo con calma e cerco di appuntarmi tutto. Il primo tempo l'Inter ha lasciato il possesso palla al Monza nella prima parte, poi ha ripreso il controllo delle operazioni e qualche occasione l'ha creata. Dopo 4 minuti e mezzo subito Lukaku ha una grande occasione di testa. Io mi aspetto che in partite così, tra a cavallo, diciamo così, in mezzo alle due partite di Champions, un attaccante strapagato, come diciamo sempre, per guidare l'Inter e per fare i gol pesanti, quel gol di testa a 4 minuti e mezzo me lo mette dentro e mi permette di giocarmi una volta una partita tranquilla, e invece la mette fuori. Poi c'è stata una grande occasione per Gosens che è stato chiuso al momento del tiro, e poi non ho capito come abbia fatto l'arbitro a non dare calcio d'angolo su un tiro dove il difensore esulta perché lo ha tolto dalla porta, l'arbitro, il guardaline, nessuno vede che è calcio d'angolo, e quella era una grande occasione per Gosens. E poi c'è stata un'altra occasione anche con Correa che ha fatto una bella combinazione all'interno dell'area di rigore con Mkhitaryan e con Lukaku, è andato al tiro di Gregorio, ha fatto una bella parata. Il primo tempo sostanzialmente buono, positivo secondo me dell'Inter, che però è sempre il solito primo tempo di un Inter che le sue occasioni le crea, e che quindi ti aspetti che prima o poi possa segnare. Però, come dicevo, da questo punto di vista l'avversario sa già che se terrà duro, se terrà il risultato sullo 0-0, prima o poi un gol lo trova. Infatti il secondo tempo l'Inter è entrato in campo malissimo. Io nel primo tempo avevo promosso abbastanza Correa, che qualcosina aveva fatto vedere, Barella non mi era dispiaciuto, avevo visto un De Vrij bene, poi si fa male anche De Vrij, speriamo non sia niente di grave, e speriamo che possa tornare a disposizione, perché il suo lo aveva fatto. E invece nel secondo tempo, quindi costretto ad uscire, entra un Acerbi che qualcosina ha fatto vedere, anche un paio di disattenzioni, ma l'attacco scompare, Correa scompare, cominciamo a scioglierci come accade sempre, poi inizia la fase di frenesia dove davanti portiamo tanti uomini nell'area di rigore, dietro inevitabilmente ci esponiamo in maniera pesante ai contropiede, e con il contropiede ci sono, io non capisco che tipo di marcature siano state fatte, lì c'è una sufficienza generale di tutto il reparto difensivo. L'errore nello specifico credo ricada soprattutto su Bastoni, che si perde totalmente, Caldirola che va a battere di testa da solo, ma in generale tutta la difesa dorme, come spesso accade, e questo è inaccettabile, soprattutto perché quel calcio d'angolo nasce anche da una situazione in cui ci eravamo sbilanciati tutti in avanti in una maniera eccessiva, che ci espone a dei contropiedi pericolosissimi. Quindi
Questo questo veramente non lo trovo concepibile. Poi per il resto credo che il finale sia sempre lo stesso. Una volta subito il gol cominciano una serie di cross, cominciano, tutti questi lanci in area di rigore. Poi alla fine ci sarebbe anche una buona occasione per Lautaro Martinez, anche qui. Io da Lautaro mi aspetto molto di più. È vero che hai avuto poche palle a disposizione, ne hai avuto 1 però importante, una sorta di calcio di rigore in movimento, lo ha sparato addosso a Di Gregorio e io ancora una volta, ripeto, da dei giocatori dell'Inter mi aspetto che questi palloni vengano messi in porta. Il risultato è l'ennesima partita, l'ennesima prestazione in cui arriva un'altra sconfitta. Se non ho fatto male i conti, 4 sconfitte e un pareggio nelle ultime 5, con l'ultima vittoria per 2-0 contro il Lecce, penso che i numeri siano abbastanza, drammatici da questo punto di vista e credo che i numeri dicano tutto. E non sono i numeri che so già che verranno ribaditi più e più volte dei 27 tiri, 4 occasioni nitide da gol, eccetera, eccetera. Davvero, davvero, non c'è nient'altro da aggiungere secondo me in questo tipo di partita qui, dove l'occasione di Dzeko a porta vuota, scrive Ben in chat, l'occasione a 2 minuti dalla fine, ma è è quello che succede da quante partite, a questa parte in campionato. Io a questo punto ragazzi il campionato ormai, non posso dire nemmeno di esser sorpreso. Non posso dire nemmeno di esser sorpreso perché è sempre la stessa partita. Oggi sarei stato più sorpreso nel vedere l'Inter che vince 2-0 comodamente senza problemi. Quindi io ormai sospendo totalmente il mio giudizio sul campionato. Lo sospendo totalmente, assolutamente, e non voglio esagerare adesso con il commento a caldo perché non voglio, sfociare in robe di cui poi magari più a freddo ci si pente, però, non c'è niente da dire. Per me il commento di serata è questo: non mi sorprendo più in campionato. Non mi sorprendo più perché la sorpresa sarebbe un Inter che vince 2-0 senza problemi, senza dover, stare così in difficoltà, così in apprensione. Poi sulle scelte, sulle prestazioni dei singoli ne parliamo a parte. Oggi secondo me è una partita che chiunque con qualsiasi tipo di scelta comunque avrebbe portato a questo risultato. Qualsiasi tipo di scelta avrebbe portato a questo risultato perché ormai il campionato dell'Inter è questo e non so davvero più che pensare su questo campionato. Siamo aggrappati all'idea che per andare in Champions League l'anno prossimo sarà più semplice vincere questa Champions League piuttosto che arrivare quarti. Questo la dice lunga su quello che sta succedendo. 74.000 tifosi stasera allo stadio, noi stasera eravamo più di 2.000 a seguire la live qui su Passione Inter. Non ci meritiamo prestazioni di questo tipo, non ci meritiamo questo atteggiamento, questo carattere. Davvero, io sono molto triste, molto rammaricato, non sorpreso. Chiudo qui questa clip e fatemi sapere che ne pensate voi nei commenti. A parte, poi troverete le pagelle dei tifosi. Stasera non so che roba può venir fuori dalle pagelle dei tifosi. E vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Clic subito sul tasto iscriviti, mi raccomando.